Ciao belli, allora oggi voglio andare a ripassare con voi le migliori impostazioni grafiche per Warzone, sia da un punto di vista della visibilità, della chiarezza dell'immagine, della bellezza dei colori, sia da un punto di vista della reattività, per intenderci. Allora, partiamo dalle impostazioni del gioco e partirei dai 120 Hz. Ovviamente se avete un monitor che supporta i 120 Hz attivateli chiaramente, ma questo immagino già lo sappiate, per avere molta più fluidità. Per quanto riguarda la luminosità invece l'ho lasciata a 50 e sono intervenuto sul bilanciamento del nero del monitor, perché raga, se io faccio quello che dice lui, io i nemici nelle zone buie non li vedo più, quindi preferisco lavare un po' l'immagine in open, negli spazi molto luminosi, ma vedere i nemici al buio. Poi per quanto riguarda questa sezione, ovviamente tutti i motion blur disattivi. Fidelity Cast lo potete tenere a 100, non incide né sugli FPS né sull'input lag. Sono stati fatti dei test, io seguo insomma degli esperti che fanno dei test molto attendibili con dei misuratori e non incidono né sull'uno né sull'altro. Qui, se non ci fosse il problema del frame lag che c'è dall'inizio della Season 3, vi consiglierei di mettere su ottimizzato nel momento in cui avete una buona connessione, quindi un upload bello elevato. Data la situazione che va avanti dall'inizio della Season 3, purtroppo dobbiamo tenere su minimo e su piccolo, però in realtà migliora nettamente la qualità dell'immagine con le texture su ottimizzata. Poi nella sezione interfaccia l'unica opzione che va a incidere sull'aspetto del gioco sono i filtri cromatici. Usano tutti il filtro 2 su entrambi a 100, rende i colori meno lavati tra loro, ecco, c'è più stacco, più contrasto tra uno sfondo e il nemico nel momento in cui hanno colori simili. Con il filtro stacca di più. Allora, passiamo adesso invece alle impostazioni della Play. La Play è molto gelosa della sua sezione impostazioni, quindi non mi fa registrare, non ho una scheda di acquisizione, quindi mi sono fatto delle istantanee, ce le vediamo a mo' di slide. Allora, partiamo ovviamente dalla sezione dell'uscita video. Allora, la risoluzione io la tengo su automatico, non la forzo in 4K perché non cambia nulla, nel senso, lasciando automatico la Play va a riprodurre il gioco con la risoluzione nativa del monitor, quindi avendo io un monitor in 4K, lasciando su automatico, la Play gira in 4K. Io gioco su PS5 Pro, quindi ho il PSSR attivo. Ho provato sia con sia senza, l'immagine è nettamente più pulita con il PSSR attivo, quindi se avete una PS5 Pro io vi consiglio di tenerlo attivo. Fate una prova, andate in partita, provate ad attivarlo, poi provate a disattivarlo e noterete che col PSSR attivo l'immagine è più pulita, c'è meno rumore sulle foglie degli alberi, nell'erba, vedete meglio i nemici, vedete meglio tutto quanto. Il VRR, allora il VRR è un'impostazione secondo me fondamentale perché va a cucire il problema del tearing. Il problema del tearing si genera quando c'è una discrepanza o comunque un ritardo tra il momento in cui la Play invia un frame e il momento in cui il monitor lo riproduce, lo registra e lo riproduce. Il VRR tende ad allineare questa discrepanza, evitando tutte quelle rotture dell'immagine. A differenza dei vari sync, quindi FreeSync e company, il VRR non incide a livello di input lag, quindi non va a ritardare la registrazione dei vostri comandi sul joystick. Ok, poi 120 Hz come abbiamo detto ovviamente su automatico. ALLM, come dice qua nella descrizione, va a dire alla TV che voi siete in modalità gioco e che quindi deve applicare la latenza più bassa possibile. Per quanto riguarda l'HDR, su Warzone non serve a nulla, anzi rende l'immagine più scura, soprattutto se non è ben bilanciato, ben impostato, ma anche se lo bilanciate bene in realtà io ho provato insomma tempo fa
e comunque l'immagine mi diventava scura, strana, e tra l'altro l'HDR sembrerebbe che introduca un minimo di input lag. Non si è mai capito chiaramente, in realtà c'è chi dice di sì, c'è chi dice di no, non lo so, non l'ho mai capito, ma comunque non serve a nulla su un gioco come Warzone. Ora veniamo alle impostazioni che vanno ad incidere sull'input lag. Allora, la prima la trovate nella sezione sistema, poi andate su HDMI e andate sull'HDCP e lo disattivate. Di default è attivo. Questa impostazione serve per aspetti di copyright nel momento in cui voi usate la Play per andare a vedervi un film, una serie TV su Netflix, e questa è un'impostazione che introduce, mi pare, 3-4 millisecondi di input lag, che non sono pochi, anzi forse diciamo di quelle che vedremo è quella che pesa di più, quindi mi raccomando, questa va disattivata. Disattiviamo sempre nella sezione sistema anche il risparmio energetico per i giochi, quindi deve risultare così, le due spunte devono essere tutte e due disattivate. Poi, sempre in base a questi test su cui io indago, si evince il fatto che ci sono delle impostazioni apparentemente irrilevanti o comunque non pertinenti, che però non si capisce come e perché vanno ad incidere sull'input lag, quindi vanno ad abbassare leggermente l'input lag. Tra l'altro non l'ho specificato, ho dato per scontato che tutti lo sappiano, l'input lag è il ritardo che intercorre tra il momento in cui noi premiamo un tasto sul controller e il momento in cui in gioco viene eseguita la relativa azione. Quindi attivando il contrasto elevato, evidentemente è un'impostazione che spinge la console a elaborare più dati, e questo fa sì che l'input lag si riduca. Evidentemente la console impiega più potenza, non lo so, sta di fatto che è emerso insomma che questa sia una delle impostazioni che incidono positivamente sull'input lag. Un'altra impostazione che incide positivamente sull'input lag e che apparentemente non c'entra nulla, e qui probabilmente il meccanismo è lo stesso, ovvero richiede alla console più potenza di calcolo e quindi va a velocizzare la recezione del comando, ed è il feedback aptico durante la navigazione sulla console. Che cos'è? È una vibrazione ogni volta che noi premiamo un comando mentre siamo nelle impostazioni della console, fa una piccola vibrazione il controller. Potete tenere attiva questa impostazione ma disattivare sulle impostazioni del controller la vibrazione. Questa incide comunque, anche se voi disattivate la vibrazione, anche perché è fastidioso, insomma, ogni volta che premi un tasto sentirti vibrare le mani è un po' una rottura di scatole, quindi potete attivare qua e disattivare la vibrazione nelle impostazioni del controller. Altre impostazioni che incidono sullo sforzo della console e che potenzialmente potrebbero andare a minare, a peggiorare l'aspetto input lag, sono tutte quelle impostazioni che la Play fa in background mentre noi giochiamo, per esempio la registrazione delle clip video. Ovviamente, come avrete notato, permette di registrare retroattivamente, quindi noi possiamo premere il tasto per la condivisione e dire registrami l'ultimo minuto di gioco, l'ultimo minuto retroattivamente parlando, quindi questo significa che la Play registra costantemente, sempre, in modo perpetuo, infinito. Quindi se noi andiamo a impostare qua per esempio il 4K, chiediamo alla Play di sforzarsi costantemente maggiormente, quindi lasciatelo su 1080p, che è il Full HD, che va benissimo, insomma, a meno che non dobbiate fare delle clip per far vedere a un amico, a un vostro amico, la grafica pazzesca di un gioco, insomma, col 1080p comunque è sufficientemente definito secondo me per la maggior parte degli utilizzi. Per quanto riguarda il formato io non ho toccato nulla, ho lasciato questo qua più efficiente. Stesso discorso per il caricamento automatico delle clip. Ci sono delle volte in cui registriamo delle clip perché servono a noi provvisoriamente, magari è una cosa che dopo la partita ci vogliamo andare a rivedere ma non ci interessa salvarcela, quindi già solo per questo è un'impostazione inutile. Non solo, può essere un'impostazione dannosa perché nel momento in cui noi registriamo una giocata e ce la vogliamo salvare ma siamo ancora in partita e nel frattempo
frattempo la Play inizia a caricare la clip sull'app, appesantisce la rete, appesantisce la console questa operazione, quindi ce la carichiamo con calma, poi nel momento in cui non siamo in partita e non ci interessa se il caricamento va a pesare sulle prestazioni della console. Stessa cosa qua per le catture automatiche dei trofei e delle sfide: entrate in trofei, disattivate, entrate in sfide e disattivate, vedete? Così carica automaticamente, stesso concetto legato al caricamento automatico delle clip che abbiamo appena visto. Ultima impostazione molto importante dal punto di vista dell'input lag è il metodo di comunicazione del controller. Allora, qui il discorso cambia in base al pad che utilizzate, nel senso che se voi utilizzate il pad classico base della PS5 vi conviene lasciarlo su Bluetooth. Se invece usate un DualSense Edge vi conviene collegarlo via cavo, perché il polling rate del DualSense Edge con il cavo arriva a 1000, di conseguenza l'input lag si abbassa un pochino, anche se in realtà diciamo gli dà più costanza, è meno soggetto, appunto non è soggetto alle interferenze, quindi è più stabile, ma in realtà a livello di input lag poco cambia. Infatti io personalmente, ipocrita, vi consiglio di usare il cavo, ma io lo uso via Bluetooth per una questione di comodità. Ho un'impugnatura del pad che col cavo attaccato che mi pesa e me lo tira in avanti mi sbilancia e quindi mi dà fastidio, di conseguenza gioco con la comunicazione via Bluetooth, anche perché tanto comunque vado a tamponare l'aspetto input lag con tutte le altre impostazioni che abbiamo appena visto, quindi insomma già la situazione l'ho ottimizzata, quindi diciamo mi posso concedere di giocare via Bluetooth, anche perché gioco in una stanza dove bene o male di interferenze non ce ne sono, quindi diciamo non incappo in perdite di segnale eccetera. Abbiamo finito, questo è tutto. Se avete domande scrivetemi pure nei commenti e fatemi sapere eventualmente se avete riscontrato un miglioramento sia dal punto di vista visivo della fluidità e soprattutto dell'input lag, quindi se vi sentite più reattivi in game nel momento in cui andate appunto per esempio a slidare, quindi insomma se percepite più reattività da parte del gioco. Poi in realtà non è il gioco ma è tutto quello che sta dietro al gioco, però insomma poi ve ne rendete conto in game. Noi ci vediamo alla prossima, ciao belli!